benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Anche quest'anno l'autunno è calato su di noi e come sapete io adoro decorare in base alle stagioni, a partire proprio dalla ghirlanda appesa fuori dalla porta che a casa mia non manca mai. Mi piace dare un tocco stagionale e allegro perché è la prima cosa che si vede entrando e anche quest'anno, come avrete capito dal titolo, è arrivato il momento di condividere con voi il tutorial per crearne una semplice ma originale e non scontata e soprattutto fatta con le vostre manine sante. Quest'anno ho utilizzato materiali assolutamente naturali, principalmente il legno e il muschio, che ho in parte raccolto e in parte acquistato, ma volendo, con un po' di pazienza, potete anche utilizzare tutti i materiali naturali che raccoglierete voi stessi, portando praticamente a zero il costo di questo progetto. Vi faccio vedere intanto il risultato finale. Ecco qui la mia nuova ghirlanda autunnale con una raggiera di legnetti, il muschio al centro e come vedete io ho aggiunto degli altri abbellimenti, ma se volete potete anche portarla all'essenziale e utilizzare solo la base. Tra l'altro trovo che possa essere un'ottima idea anche come cornice, perché no? Non lasciatevi ingannare dalle apparenze perché si tratta in realtà di un progetto abbastanza facile da ricreare, vi basteranno pochi materiali, un po' di pazienza, un po' di creatività e il gioco è fatto e anche voi avrete la vostra ghirlanda autunnale unica e fatta con le vostre mani. Se l'idea vi piace, come ogni volta io vi invito a continuare a guardare questo video ed ecco i materiali che vi serviranno per questo progetto. Una base in cartone rigido, della colla a caldo, dei legnetti di vario tipo, del muschio, delle foglie finte autunnali, del nastro, del cordino, delle lettere in cartone e delle ghiande. Partiamo dalla base in cartone. Io ne sto utilizzando una già pronta, ma potete ritagliarla voi stessi delle dimensioni desiderate riciclando delle scatole vuote. Per prima cosa disponiamo i legnetti più grandi sulla base in modo da capire quanti ce ne serviranno e a che distanza posizionarli. Dopodiché incolliamoli usando la colla a caldo. Una volta terminato ritagliamo una porzione di cordino della giusta lunghezza e fissiamola alla base per creare un gancio in questo modo. Procediamo incollando con la colla a caldo anche i legnetti più piccoli in modo da riempire tutti gli spazi vuoti proprio come vedete. A questo punto prendiamo il muschio e sempre usando la colla a caldo applichiamolo negli spazi fra i legnetti. Proseguiamo con questa operazione fino a che non avremo ricoperto tutta la parte in corrispondenza della base. Ricordiamoci di ricoprire anche la parte all'interno in questo modo. Una volta soddisfatti del risultato, prendiamo il nastro e creiamo un fiocco proprio come vedete.
incolliamolo nella parte alta della ghirlanda. Passiamo ora alle lettere in cartoncino. Per prima cosa scegliamo quale parola scrivere. Io ho scelto Welcome e posizioniamo le varie lettere sulla parte bassa della ghirlanda in modo da individuarne la giusta collocazione. Possiamo ora procedere incollando le lettere sempre con la colla a caldo. È arrivato il momento di aggiungere anche le altre decorazioni nelle zone vuote. Potete scegliere tutto ciò che preferite. Come vedete io ho usato delle ghiande che ho incollato su entrambi i lati e delle foglie autunnali. Se necessario aggiungiamo ancora del muschio per rendere l'insieme più omogeneo. E voilà, la nostra ghirlanda è finita! Adesso che la nostra ghirlanda è pronta non ci resta che appenderla fuori dalla porta o ovunque noi desideriamo o anche, perché no, regalarla. Come sempre io spero che la mia idea vi sia piaciuta. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e chiaramente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Come sempre vi ricordo che sul mio blog troverete altre immagini della ghirlanda finita con la lista dei materiali che ho utilizzato ed eventuali link per acquistarli online nel caso in cui doveste avere difficoltà a trovarli nei negozi vicino a casa vostra. Che altro? Come vi dicevo all'inizio, è un progetto abbastanza versatile perché potete ridurlo al minimo, potete farlo più grande, più piccolo, aggiungere più legnetti, farlo solo di legni molto più pieno con meno muschio. Insomma, come sempre potete lasciare spazio alla vostra fantasia e alla vostra creatività. Per oggi non c'è altro, io e la ghirlanda che adesso finirà dritta dritta sulla mia porta vi salutiamo. Un bacio gigante, buon autunno a tutti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!